Buongiorno, oggi per il nostro ciclo di incontri interviste junghiane siamo con il dottor Angelo Malinconico, psicologo analista con funzione didattica dell'AIPA e di altre scuole. Il dottor Malinconico è psichiatra, fino a qualche mese fa direttore del Dipartimento Unico Regionale del Molise, Salute Mentale e Dipendenze. Criminologo e psichiatra forense, membro storico dell'AI, principalmente ricercatore, formatore e supervisore di numerose istituzioni. Proprio partendo dalla sua passione per la ricerca, vorremmo ci illustrasse quanto va sperimentando da oltre 30 anni nel campo un po' del gioco della sabbia. Beh, certamente, cercherò di parlare delle ricerche più o meno originali che porto avanti ormai da oltre 30 anni. Naturalmente non abbiamo il tempo, lo spazio per poter parlare di tutto e illustrare nei particolari, però alcuni aspetti peculiari li dirò sicuramente. Il campo di ricerca che mi vede impegnato ormai da tanti anni è quello iniziato con il lavoro attraverso il gioco della sabbia con le schizofrenie in ambito duale, anche se è quasi un eufemismo pensare al rapporto duale con gli schizofrenici, col piccolo popolo interno degli schizofrenici e anche mio. E poi ho iniziato con l'applicazione del gioco della sabbia in un gruppo di 8 schizofrenici ormai molti anni fa, circa 30 anni, e questo mi ha insegnato tantissimo. Da lì c'è stata la passione, l'evoluzione dell'applicazione del gioco della sabbia in gruppi e attualmente infatti cercherò di dire qualcosa su questa esperienza. Ancora nel gruppo di mafiosi fine pena mai in un carcere di massima sicurezza con Nicola Malorni e ancora rapporti tra gioco della sabbia, epistemologia, neuroscienze e meccanica quantistica, ricerca che mi vede impegnato ormai da tanti anni con il filosofo, epistemologo, fisico, quantistico Silvano Tagliagambe, e il rapporto ancora tra il gioco della sabbia e lo psicodramma analitico junghiano, prevalentemente con Maurizio Gassot e Giulio Gasca, ma infine, ma direi è la cosa a cui tengo di più perché è una ricerca che porto avanti con grande interesse e passione e che sto applicando anche in varie circostanze nei gruppi, è quella del cosiddetto, così l'ho nominata tanti anni fa, del sogno giocato risognato, e di questo parleremo. Allora, intanto inizierei proprio da questa realtà della palcoscenizzazione, come la chiamo io, del sogno, quindi nei gruppi, quindi gioco della sabbia, sogno e gruppalità. Nel mio setting costruito, innanzitutto parliamo della palcoscenizzazione della gruppalità e poi ci incardineremo il discorso del sogno giocato risognato. Io le prime esperienze di gioco della sabbia in gruppi cosiddetti non analitici l'ho fatto proprio all'AIPA di Napoli, dove quasi per gioco mi trovai a fare un'esperienza invitato dai colleghi dopo un seminario. Col tempo poi ho cominciato ad applicarla sistematicamente, questa tecnica, questo metodo, in gruppi diciamo non analitici, non terapeutici, ma metto le virgolette, quindi di persone in formazione presso alcune scuole di psicoterapia, ma in una in particolare la applico ormai da un decennio. E ancora recentemente, circa 3 anni fa, e questa è l'evoluzione ulteriore, la sto applicando in un gruppo di analisti post-freudiani formati, quindi non studenti, non formandi, ma didatti di una importante associazione post-freudiana italiana, che è un gruppo che ha deciso di mettersi in discussione con me attraverso il gioco della sabbia. Questo stesso gruppo, tra l'altro, ha lavorato 7 anni, appunto torna il link con lo psicodramma, ha lavorato per 7 anni con un famoso psicodrammatista italiano a orientamento junghiano. Queste esperienze presentano sicuramente delle grandi opportunità, degli stimoli per me e sembra per chi ne fruisce
Naturalmente ci sono degli zoccoli duri, delle difficoltà che stimolano la ricerca, per esempio l'uso difensivo proprio nei gruppi cosiddetti non terapeutici, l'uso difensivo della lettura segnica, nominalistica, no? Quindi proprio gli analisti, specie quelli freudiani, inizialmente avevano questa attitudine ad utilizzare gli oggetti dando ad essi già un significato, e quindi naturalmente emergeva chiaramente l'aspetto segnico e nominalistico dell'oggetto, del personaggio. Ecco, col tempo naturalmente questo aspetto difensivo va sfumando e quello che è il lavoro sulla matrice del gruppo lentamente lascia sullo sfondo questi atteggiamenti che sono sicuramente quasi paradossali, no? Quindi è una sorta di iniziale attenzione al famoso aliquid stat pro aliquo, quindi questo significa che naturalmente in una situazione dove il rapporto gruppale, il lavoro sulla matrice, l'intersezione tra sogno, gioco della sabbia e modalità peculiare di utilizzo del gioco della sabbia, dove la parola è sicuramente presente e l'evoluzione va ben al di là degli aspetti segnici degli oggetti e dei personaggi, fa uscire da questa visione, da questo atteggiamento nominalistico. Il sogno giocato risognato, che cos'è? Tantissimi anni fa mi ponevo un quesito, naturalmente condiviso da sempre con Paolo Aite e con i colleghi dell'AI, mi ponevo un quesito, che fine fa il coacervo di emozioni che dal momento del sogno sognato viene portato poi nell'ambito, nel temenos analitico, e quindi la parola quanto dice realmente di ciò che si è sognato e quanto invece nasconde, e quindi il coacervo di emozioni è possibile in qualche modo rievocarlo o avvicinarsi quanto più è possibile alle emozioni realmente provate dal sognatore durante il sogno? Ecco, questo interrogativo quasi ossessivamente si ripeteva nella mia mente. Poi mi sono imbattuto in colleghi, studiosi che hanno dato attenzione a questo aspetto. La prima sicuramente Maria Teresa Colonna, che si interrogava su quanto il sogno sognato, proprio testualmente, fosse vero e quanto il sogno raccontato fosse falso. E poi Roland Barthes ancora, e lo stesso Jung quando dice: io non sono interessato ad interpretare il sogno, ma sono interessato a capire cosa fa l'inconscio con i complessi, anche attraverso il sogno. Rapidissimamente il metodo. Il paziente nel mio setting ha possibilità variegate di muoversi, di agire e di stare in analisi. La parola, ovviamente, il sogno raccontato, il gioco della sabbia costruito secondo il modello in cui mi riconosco, quello di Paolo Aite, stare sul lettino, stare sulla poltrona, utilizzare dei fogli A4 o A3 con delle matite colorate per disegnare, ma, e qui veniamo all'aspetto specifico, il paziente ha anche la possibilità, una volta portato il sogno in seduta, ha la possibilità di giocarlo, risognarlo, dico io, nella sabbiera, e quindi dopo raccontarlo. Ecco, questo semplicemente è il metodo. È un metodo che porto avanti sia nell'ambito della relazione duale, sia nei gruppi. Tornando un attimo alle esperienze nei gruppi, sono 2 sedute che io porto avanti. Nella prima un componente gioca un sogno, e naturalmente il sogno diventa il sogno di tutto il sistema, di tutto il gruppo, e quindi viene calato nel campo, e attraverso questa drammatizzazione vediamo cosa emerge, che la parola non è riuscita non riuscirebbe sicuramente
a dire. Infatti io parlo specificamente dell'accadimento di associazioni per figuras e per acta, quindi attraverso gli oggetti, i personaggi, attraverso il gesto, è tutto legato all'associazione, insomma, alla drammatizzazione, e quindi è interessante vedere le omissioni rispetto al sogno, le aggiunte. Infatti la prima volta che ho utilizzato questo metodo, io rimasi letteralmente colpito, affascinato dal racconto con le mani di questo sogno e poi dal racconto verbale, dove c'era un oggetto, non sto qui adesso a specificare, che era totalmente avulso dal contesto del sogno e che sicuramente mi dissi e continuo a dirmi attraverso un'associazione verbale non sarebbe mai emersa. Ecco, questo oggetto mi ha dato modo di riflettere e di provare in vari contesti questo metodo, insomma. Di fatto accade quello che dice Jung a proposito della sequenza del sogno, naturalmente non malletta letteralmente, no? Quindi la presentazione, lo sviluppo, il culmine, la peripateia e la lisi. Ecco, con questo metodo, attraverso il giocare con le mani, il sogno, si vede che emerge con una chiarezza estrema. Ora, è in campo sicuramente in maniera pregnante la funzione sensazione. Sintetizzando, in questa mia ricerca, che accade? L'io del sogno costruisce con le mani. L'io del sognatore osserva e partecipa alla costruzione del sogno. L'analizzando si pone a costruire come se fosse il costruttore ma anche l'osservatore di se stesso mentre osserva, e a sua volta fa questo in un gioco di triangolazione con l'analista che aggiunge un altro sguardo. Ecco, questo intreccio tra sguardi, gioco di mani, spazio, poi forse va fatta anche una specificazione rispetto alla sezione aurea, alla specificità della sabbiera, ecco, produce una sorta di operazione dove il paziente, il sogno, l'io del sogno, l'io del sognatore, lo stesso analista si pongono in uno sguardo multiforme mediato dall'azione, azione e non agito nel setting. Ora, questo a mio avviso favorisce un avvicinamento al simbolico, quindi usciamo da quell'aspetto segnico di cui parlavo prima, ma un avvicinamento al simbolico che a mio avviso è pressoché impossibile attivare con la sola parola, riferito al sogno naturalmente. Nel setting di gruppo, poi nella seconda seduta è il gruppo che costruisce una scena nella propria interezza, quindi un'ora e mezza il sogno sognato di un giocatore partecipante al gruppo, pausa, seconda scena, seconda costruzione, dove è tutto il gruppo nella propria interezza che costruisce una scena. Naturalmente poi comincia la libera associazione, comincia il dare titoli, comincia la ricostruzione, e è interessante il gioco di utilizzo dello spazio dal giocatore che utilizza un microspazio tutto suo al giocatore che va ponendo gli oggetti e i personaggi in spazi già occupati dagli altri, la relazionalità degli oggetti, perché io credo fermamente che il gioco della sabbia offra possibilità di letture davvero variegate dall'oggetto stesso, che non è mai simbolico, per noi junghiano non può essere simbolico, ma certamente possiede una propria significativà messa in correlazione con oggetti, personaggi nel dato spazio, e specie nell'ambito del setting gruppale. Chiaramente l'epifania del simbolico è molto favorita. Tornando al gruppo, queste esperienze, noi abbiamo la classica matrice di base, la matrice dinamica, la matrice personale naturalmente, ma noi vediamo che è più facile che si veda aggiunta la matrice transpersonale.
perché attraverso questo abbassamento del livello di coscienza, attraverso la trasposizione sia del sogno giocato risognato che nella costruzione nella sabbiera in gruppo, avviene un movimento dove il campo è sicuramente presente, si riferisce a aspetti personali, a relazionalità emergente, ma anche qualcosa di transpersonale. Insomma, il gruppo, dicevo all'inizio, il gruppo in formazione, questo è molto importante. Ho messo in evidenza quelli che chiamo gli zoccoli duri, no? L'intellettualizzazione, la razionalizzazione, una sorta di malinteso senso della formazione come psicoeducazione, come apprendere un mestiere. Certo, c'è anche quello, ma nel momento in cui il giocatore di un gruppo in formazione o anche di analisti formati o superformati regredisce in senso positivo, in senso terapeutico, in senso evolutivo attraverso il gioco della sabbia, credo che esca da una visione, concezione, vissuto di se stesso in formazione e si metta inevitabilmente in una condizione analitica. Questo senz'altro. Volendo scegliere tra l'elenco delle ricerche, quella che mi appassiona ancora è la sinergia tra l'apporto del gioco della sabbia e la visione archetipica. Questo è un tema importante perché ha creato e crea ancora numerosi equivoci tra i calfiani, post-calfiani, haitiani, eccetera. Io preferisco uscire da queste dinamiche e portare avanti ricerche con Silvano Tagliagambe, per esempio, quale appunto faccio ricerca da oltre 13 anni, e fare delle riflessioni che vadano al di là poi del metodo specifico e dell'utilizzo, dell'importanza che si dà alla parola nell'ambito del gioco della sabbia. Quindi entrano in campo le neuroscienze, entra in campo la meccanica quantistica e principalmente un approccio epistemologico. È importante questa ricerca perché credo che veda veramente l'incardinamento uno dell'altro di questi aspetti, meccanica quantistica, neuroscienze, epistemologia, cercando di comprendere cosa accade veramente, uscendo da una visione che dà per scontato, che ipostatizza la sezione aurea come terapeutica in sé e come processo autonomo di guarigione, uscendo da quelle che sono poi le relazioni in ambito analitico e quindi anche l'importanza della parola. La ricerca fondamentalmente portata avanti, ripeto, con Silvano Tagliagambe, che nel 97 ha scritto un testo fondamentale, Epistemologia del confine, ha a che fare proprio questo, cercare di comprendere quali sono i meccanismi che attraverso questa scatola azzurra mettono in qualche modo in campo una dinamizzazione dei confini. Ecco perché naturalmente epistemologicamente il confine, letto in un certo modo, è sì una area di demarcazione, ma anche meccanismo di collegamento e di scambio. E la sezione aurea in questi termini è particolarmente importante perché il sistema che si mette in atto in questo spazio che è dominato dalla sezione aurea, avviene qualcosa che innesca un meccanismo autopoetico. In che senso? La definizione dello spazio della sabbiera consente una delimitazione in termini di confini, quindi di limite, ma anche contemporaneamente una possibilità di uscire da questi limiti. Volendo citare aspetti della mia ricerca con Silvano Tagliagambe, ecco, l'attenzione è rivolta al rapporto kantianamente, junghianamente, tra quella che è l'effettualità e la possibilità. Ora, tutto questo di fatto
perché il giocatore si cala in una situazione archetipicamente determinata, legata alla sezione aurea, e quindi consente questa uscita dall'aspetto nominalistico, dall'aspetto della lettura segnica dell'oggetto, e fa leggere quanto avviene in termini sicuramente transpersonali. A mio avviso accade qualcosa di significativo che ha a che fare con il tempo. Ho definito tempo fa il tempo, i tempi in analisi attraverso il gioco della sabbia, e in qualche modo tripartendo questo concetto di tempo e il riferimento a sezione aurea, il confine, l'effettualità e la possibilità, gli aspetti kantiani e junghiani, separando il tempo storicizzato, che è il tempo della relazione analitica nell'hic et nunc della relazione, ma anche della diacronicità storica reale di quanto è accaduto fin lì in analisi, da altri due tipi di tempo che hanno a che fare sicuramente con il simbolico, junghianamente inteso, che ho definito tempo fa la cronodesi, tempo cronodesi, cioè la possibilità, capacità di stare contemporaneamente in un tempo presente, in un tempo della realtà, in un tempo cairologico, in un tempo che vada al di là della definizione di tempo conseguenziale, per arrivare poi al tempo simbolico. Questi due aspetti, la cronodesi e il tempo simbolico, a mio avviso, nella mia ricerca, si coniugano perché vanno a stimolare il simbolico, non solo il simbolico, ma anche aspetti della sincronicità, altro tema che mi vede interessato da anni con Silvano Tagliagambe, perché la sincronicità non si può stimolare, ma creare le condizioni in uno spazio analitico, in un temenos ed in un temenos nel temenos, che è la sabbiera, a mio avviso favorisce, può determinare degli aspetti che hanno a che fare con la sincronicità. Dicevo a proposito della ricerca l'importanza delle neuroscienze, no? Una citazione tra tutte quella di Chris Fritt, che dice ciò che io percepisco, vedo, tocco e quindi percepisco attraverso i sensi, non sono indizi grezzi, indizi ambigui. Io percepisco di fatto un'immagine. Percependo questa immagine, la percezione del mondo diventa una fantasia di fatto che coincide con la realtà. Ecco, questa ricerca tra neuroscienze, gioco della sabbia, ciò che avviene con l'immagine, attraverso l'immagine, che vede impegnati anche altri colleghi brillantemente, Stefano Carta ha scritto delle cose molto importanti, lo stesso Nicola Malorni. Ecco, credo che sia un altro filone che andrebbe perseguito. Volendo chiudere, a proposito dello spazio della sabbiera, la sabbiera assume la configurazione di uno spazio definito che può crescere oltre ogni limite. Questa è la specificità della sezione aurea applicata alla sabbiera. Si apre a questo infinito potenziale, quindi abbiamo la possibilità di uscire dall'effettualità e entrare in qualcosa che ha a che fare col simbolico, col simbolo junghiano. Allora, sono proprio le dimensioni, sono proprio le proporzioni che seguono la sezione aurea che determinano una condizione attraverso la quale il personale, il traspersonale, il relazionale, il gruppale e quindi l'archetipico transpersonale operano congiuntamente affinché l'immagine sia naturalmente fruibile, perché come diceva io, appunto, mi interessa cosa fa il sogno con i complessi attraverso le immagini. Questa è una componente sicuramente, secondo il modello che mi vede impegnato da tanti anni, ma l'altra componente che è una componente fondamentale è la parola biunivocamente interpretante, e interpretante metto naturalmente tante virgolette. Perché? Ma perché la parola è nel sistema dinamico in campo, non si può prescindere dalla parola, almeno nel nostro modo di utilizzare, di vedere, leggere e di fare ricerca nel gioco della sabbia.
Ringraziamo il dottor Malinconico e ringrazio anche voi per la vostra attenzione.